C'è qualche eterica che non abbiamo dimenticato? Che abbiamo Cioè io dimenticato? sono, sì, io sono certa che ce n'è un'altra del secondo universo. Ecco, aspetta, un'altra del primo universo è un serpente. È un serpente che vedo che produce divisione nella sua vita, discordia, e malelingue, molte malelingue. Mm. Pettegolezzi vari. Questo è il serpente delle male lingue. Tiralo fuori, sto Sì. serpente. Ed è anche un serpente in qualche modo, per esempio, legata alla Bibbia. Perché che cosa succede? Che è vero che lei non è più religiosa, lo è stato moltissimo in passato, molto la famiglia d'origine, così, no? Però è come se in qualche modo avessero mutato le loro sembianze un po'. Di fatto, lasciando però una traccia, in questo caso il serpente decisamente velenosa. Chiamalo questo serpente che non si faceva vedere. Non esiste che una entità eterica non si faccia vedere, deve avere qualcosa di speciale. Come si chiama? Bill the Kill. E mi fa vedere come si striscia sul pavimento di Patrizia, per esempio in alcune situazioni in cui c'è anche il compagno, ok? E quindi fa sì che in maniera del tutto quasi invisibile, senza farsi accorgere, vuol far sembrare che ci sia un'apparente tranquillità e armonia. Di fatto porta degli elementi di disaccordo, di incomprensione, dove vengono rinfacciate delle cose, vengono scaricate delle colpe. E infatti nel suo cocktail micidiale, dentro lo shakeratore, Mm? oltre a sacrificio, eccetera, eccetera, ci sono anche i sensi di colpa. Prendiamolo questo serpentello dalla coda, lo buttiamo su un tavolo del veterinario di acciaio, accendiamo un po' di luci e vibrazioni particolari e lo analizziamo. Questo serpentello del cazzo non si faceva vedere. Perché? Ecco. Perché è esattamente quella la sua funzione dell'essere invisibile come aspetto, ma molto tangibile nei suoi effetti, così che lei credesse di essere, per esempio, libera dal condizionamento della sua religione vabbè, cattolica. Mhm. Vabbè, ma tanto, qual è tanta la differenza? Lascia perdere. Quindi l'apparenza di essersene liberata, però di fatto l'insidia continua a persistere, dandole l'illusione di avere superato quel tipo di prigionia. Mm. Come si chiama questo serpente? Build the kill. Ah, scusami, Kill the, te l'ho già detto. the kill. Bill the Kill. Ma ricorda tanto il serpentello della Disney del film di Re Artù, no? Con Mago Merlino, era Bis, no? Bis? Mm. Quello che suggeriva. Come ha fatto a non farsi vedere? Chiaramente questa è la profonda volontà di Patrizia. Non parlo di una volontà cosciente, consapevole, decisa a tavolino, ok? Parlo della sua volontà, eh, chiamiamola nera, cioè la volontà distorta della terza dimensione, ok? Che è quella fondamentalmente, la volontà di autosabotarci. Quindi sicuramente l'astuzia migliore è proprio questa: mettere una polverina invisibile, diciamo così, su questo serpente, di modo che non possa essere individuato, ma lui continui a lavorare in maniera del tutto indisturbata ancora meglio. Lui è preposto alle male lingue, alla lingua biforcuta, qui vabbè, Ieco ormai la lingua biforcuta. Lui è proposto alle malelingue e alla
Questi posso dire proprio alla discordia, al litigio che a volte spunta così, d'improvviso. Spunta d'improvviso e vengono fuori poi degli antichi dissapori. Cosa genera lo sparlare alle spalle nella vita di Patrizia e magari possibilmente anche in generale? Mi fa vedere che vengono costruiti dei muri di mattone con tanta calce che unisce i mattoni gli uni agli altri, ehm, dei muri molto spessi. Ehm, ed è come se attraverso questi muri non ci si potesse far sentire quando si parla e le parole venissero trasformate, distorte da questi muri. E oltretutto produce proprio un isolamento, mi fa vedere, tra lei e le altre persone, che in qualche modo vengono considerate poi, tra virgolette, nemiche. Mm. Ma quando noi siamo da soli e parliamo a noi stessi, magari anche a voce alta, tanto sono solo, posso parlare. Non abbiamo in casa Alexa, non abbiamo in casa televisioni che sentono, ascoltano, connesse a internet, men che meno telefoni che ascoltano la nostra voce H24. Solo da un punto di vista energetico, può essere qualcuno che ci ascolta? Un caro estinto, le entità. Quelle sempre, quelle sono sempre con noi e sanno tutto di noi e ci ascoltano costantemente H24, sempre. Loro sono aggiornate secondo per secondo, ma anche se non parliamo ad alta voce, perché Ma loro agiscono sulla telepatia. Ma ascoltano anche i pensieri, uno può anche Certo, non parlare. esatto, esatto. È per quello che a volte a me è capitato di pensare soltanto a una cosa, non lo so, stufe a legna in agosto e mi sono trovato pubblicità di stufe a legna. Questo è successo parlando in mezzo al casino con persone con telefoni in tasca e questo va bene è successo. Però a volte ogni tanto mi succede anche quando è solo un pensiero. Allora, Magari non pubblicità, ma il concetto rarissimo che ho appena pensato mi si propone: sono io o sono l'entità? allora, una parte della mente è stata proprio creata affinché noi rimaniamo prigionieri nella terza dimensione ed è quella parte della mente che può essere totalmente gestita dall'entità. Per cui noi spesso crediamo che il pensiero sia nostro, ma non è partorito da noi, ok? È un pensiero che è immesso dall'entità. Quindi apparentemente sembra che lo generiamo noi, in realtà l'hanno generato loro sperimentano che funziona perché entra dentro di noi e di fatto, siccome le entità importanti hanno proprio il dominio anche della tecnologia, ok? Mm. Riescono poi a proporci quel pensiero, ma che in realtà è stato creato da loro. Quindi la stufa a legna non era, come posso dirti, un tuo Mhm. costrutto, Mm, mm, non mm. veniva da te, Questo dall'esterno. a maggior ragione quando uno immagina di avere un bisogno consumistico, non può fare a meno di comprarsi il canotto, di comprarsi quel tipo di scarpe, di comprarsi un oggetto. E finché non se lo compra non è contento. Poi dopo che se l'è comprato inizia a sentirsi in colpa. Sono le entità? Gli dei dello shopping? Sì, certo, il secondo universo ama che noi gestiamo la nostra vita, la incentriamo intorno ai soldi, intorno a desideri fallaci, no? Il serpente, le tre S, no? Sesso, successo e soldi. Mi piace che noi abbiamo queste tre ossessioni. Va bene, rimettiamo il serpentello, spiritello, serpentello nel cesto delle entità eteriche di Patrizia.